Castel San Felice, Castel San Pietro, Castelvecchio. Verona ha 3 castelli che la proteggono. Dici che sia per questo che ci sono 3 castelli in cima ai comignoli di Palazzo Muselli? Siamo su Corso Cavour, originariamente la via più antica di Verona, cioè la via Postumia, che entrava in città nel 148 a.C. e che collegava Genova ad Aquileia. Nel Rinascimento questa è la via più chic di Verona e le varie famiglie nobili fanno a gara per costruire ognuna il palazzo più bello che possono su questa strada. Una delle prime famiglie che decide di avere qua la propria dimora sono i Canossa, che chiamano Michele Sammicheli, l'architetto più in voga dell'epoca, e nel 1527 hanno il loro bel palazzo. Piccola curiosità: per ricordare il loro nome, la famiglia aggiunge nella cornice a marcapiano fra un piano e l'altro delle figure di cani correnti. Can, ossa. Il terzo della serie è Palazzo Portaluppi, cominciato nel 1700 dalla famiglia Trivella, ma portato a compimento, nella forma che vediamo oggi, da Felice Portaluppi, che tra l'altro fa aggiungere un orologio in facciata. Il conte era talmente appassionato di orologi e di meccanica che fa aggiungere a fianco all'orologio una piccola meridiana per controllare che segnasse sempre l'ora giusta. In mezzo a questi 2 giganti, Palazzo Muselli si sentiva un po' sacrificato. Oddio, è anche vero che nel 1614 Paolo Muselli... no, era Paolo? Vero è anche che nel 1614 Giacomo Muselli è l'uomo più ricco di Verona e insieme al fratello Paolo mette su una collezione di quadri da fare invidia alle mezze corti d'Europa. Giusto per darti un'idea, nella collezione c'erano anche diversi dipinti di Tiziano, fra cui un Noli Me Tangere, che oggi è la National Gallery. Una famiglia di tutto rispetto che si sentiva un po' schiacciata in mezzo a questi 2 giganti e io dall'autobus! Ti ho detto anche che questa è una delle strade più trafficate di Verona. Dai, va detto! Si parla di una delle famiglie più importanti di Verona, che si sentiva anche un po' sacrificata in mezzo a questi 2 giganti qui. Ecco che allora la famiglia crea questi altissimi comignoli per ridurre la differenza d'altezza con i 2 palazzi ai fianchi e per dimostrare che anche loro tutto sommato valgono qualcosa a Verona. E forse per rispondere a questo scherzo i veronesi cominciarono a dire infra canem et lupus ridiculus mus, un po' come dire che fra il cane dei Canossa e il lupo dei Portalupi sta un ridicolo topolino. E meno male che si dice veronesi tutti matti.